Questa serie di video funge da approfondimento narrativo, filosofico ed introspettivo di Final Fantasy IX. Questo gioco ha ricevuto l'amore che merita soltanto da qualche anno a questa parte, nonostante una calda accoglienza della critica fin da subito. Purtroppo, molti hanno difficoltà a superare lo scoglio iniziale della grafica cartunesca, del mondo colorato e dei toni scanzonati. Il mio scopo non sarà quello di farvi cambiare idea riguardo al gioco, al personaggio o all'argomento in questione, ma mi limiterò soltanto a darvi la mia visione delle cose di un gioco che amo con tutto il cuore. Prima di cominciare, vi ricordo che potete iscrivervi al canale tramite il pulsante rosso qui sotto e che con un like ed un commento potrete aiutarci a crescere e a portare sempre più contenuti con maggiore frequenza e qualità. Io sono Steve e oggi parleremo del finale di Final Fantasy IX e della nemesi ultima, chiamata Necron. Mettetevi comodi e buon ascolto. Prima di parlare del finale vero e proprio, occorre fare un passo indietro fino almeno agli inizi del quarto disco. Kuja, dopo aver seminato distruzione sul suo pianeta senza tuttavia distruggerne il cristallo, si dirige verso Gaia con un obiettivo molto più ambizioso. Non si accontenta più di mandare in frantumi il cristallo del mondo, ma ha intenzione di sbriciolare il ben più importante cristallo originale che regola la vita di tutto l'universo e che quindi ne può causare anche la distruzione qualora dovesse svanire. Il rifiuto di Kuja per la morte, per una vita finita che non potrà vedere come proseguirà, instilla in lui un folle nichilismo ed una non accettazione della sua condizione, che pone le basi per la sua lucida pazzia e voglia di rendere tutto nullo, quasi a voler bilanciare l'ingiustizia della sua vicina di partita. Il suo enorme potere gli consente di aprire uno squarcio dimensionale verso il luogo dei ricordi e la magia di cui è dotato permette al genoma di plasmare ciò che si trova al suo interno per creare o riportare alla vita varie creature. Questo viene dimostrato dall'esagerato numero di draghi d'argento posti in difesa dell'entrata, fatti a immagine e somiglianza di quello che Kuja ha sempre cavalcato. Per quanto nella versione italiana non venga detto, il drago che comanda tutti gli altri è Shinryu, entità presente in diversi capitoli della saga, e non è un caso che sia lì. Questo essere, infatti, non solo è rinomato per la sua potenza, temuta anche dagli dei, ma anche per la sua capacità di muoversi tra le fratture dimensionali. Come Gilgamesh, anche egli è lo stesso essere in tutte le sue apparizioni, contrapposto all'arma Omega creata per distruggerlo. I più appassionati avranno però notato grosse differenze fisiche tra lo Shinryu serpentiforme, tipico della saga e del folklore orientale, e quello di Final Fantasy IX, più vicino al modello occidentale. Perché? Ritengo che Kuja abbia ricreato Shinryu sulla base dei ricordi del cristallo e gli abbia dato l'aspetto simile a quello dei draghi argentei, poiché conosceva quello. Dopotutto, la forma ed il potere delle creature del cristallo, come anche nel caso degli Eidolon, varia secondo le memorie delle persone. Superato l'ostacolo, Gidan e compagni accederanno al luogo dei ricordi, creato sulla base delle memorie mescolate da tutti, con edifici ed eventi cari ai vari personaggi. Qui si verifica un fatto che mostra la capacità magica di Kuja nel creare o ricostruire cose o esseri viventi. I quattro caos infatti sono tornati, riportati alla vita tramite le memorie, ed anche in questo caso plasmati a piacimento e resi persino più forti. Procedendo lungo il percorso, viene scoperto cosa siano i ricordi e come si sia generato il legame tra Terra e Gaia, ma per approfondimenti su questo argomento vi consiglio di dare uno sguardo al video relativo al piano di Garland. Nel mondo di cristallo vengono generati continuamente degli esseri vitrei con l'aspetto dei caos, adibiti stavolta alla difesa del luogo. Questi però
vengono eliminati dai protagonisti, che si troveranno faccia a faccia con Kuja, in procinto di distruggere il cristallo che dà vita a tutte le cose. Prima dello scontro decisivo, il genoma scaglia il suo ultimo animaletto contro il Party, Deathgates, altra figura ricorrente nella saga, probabilmente richiamata per il suo legame intrinseco con la morte, proprio come lo stesso Kuja e Necron, di cui parleremo a breve. Rimosso anche l'ultimo ostacolo, la battaglia con Kuja ha inizio. Lo scontro è violento, senza esclusione di colpi, e quando l'antagonista sarà allo stremo, ricorrerà al suo attacco finale, Ultima. Stavolta però cambia qualcosa. I protagonisti, investiti dall'esplosione, non rimangono a terra, ma spariscono, proprio come i mostri quando vengono uccisi. L'anello alle spalle del malvagio genoma collassa, ma possiamo notare che il cristallo non viene distrutto, grazie all'involucro che lo protegge. Ci sarà però un ennesimo avversario prima del nostro lieto fine. Necron, una misteriosa entità che vuole portare il nulla in tutto l'universo. Inutile dire che la battaglia sarà vinta, anche se il mostro annuncerà la sua eternità ed impossibilità nello scomparire del tutto, fintanto che ci sarebbe stata la vita. Gli effetti di queste azioni si riflettono su Ifa, l'albero su cui si era creato lo squarcio dimensionale. Esso, in uno stato di berserk, dimena le sue radici e sfoga gli ultimi spasmi prima di fermarsi definitivamente. Necron, tuttavia, rimane un grosso punto interrogativo del gioco. Chi è? Perché era lì? Come mai non ci viene mai presentato? E così mille altre domande. Con l'ausilio della community, della teoria e della logica, tenteremo di dare una risposta. Necron, per riassumerlo in una riga, è la parte immateriale e nascosta di Ifa stesso, che blocca le anime di Gaia e impedisce loro di raggiungere il cristallo. È lo stesso Garland a darci un indizio della sua esistenza, affermando che Jidan avesse fermato la sola parte superficiale e materiale dell'albero. La propagazione della nebbia di Soulcage viene fermata, ma il flusso di anime continua ad essere bloccato proprio come Garland aveva pianificato da secoli. Ifa comincia a fermarsi nel momento in cui viene sconfitto Necron, e lo stesso Kuja, nel momento in cui lo affrontiamo per l'ultima volta, ci conferma che si è iniziata una vera e propria fusione e che neanche lui avrebbe potuto fermarla. Questo ci dice quindi che la vita dell'albero non dipende affatto dal genoma, e l'unica altra spiegazione plausibile è proprio che sia legato a Necron. Resta però un'altra questione. La comparsa di quest'ultimo è la presenza dell'altare della disperazione. Che cosa è successo tra l'attacco finale di Kuja e la comparsa del mostro? In parole povere, i protagonisti sono morti. Come detto sopra, Ultima, quando lanciato a terra, non ha mai fatto scomparire i personaggi e nemmeno gli attacchi di Beatrix. Entrambe le mosse si sono limitate a ferire pericolosamente il gruppo, ma davanti al cristallo loro scompaiono come i mostri, mentre Kuja no. Sappiamo che Necron esegue le sue funzioni sul piano immateriale e spirituale, e l'unico modo per poterlo fisicamente incontrare è accedere appunto ad un piano spirituale, e quindi tramite la morte senza il proprio corpo fisico. I nostri protagonisti non sono altro che le anime che cercano di tornare al cristallo, come farebbe ognuna dopo la dipartita del proprio corpo, bloccate però da Necron, che si occupa proprio di impedire il passaggio delle anime di Gaia, possedute da tutti, Jidan incluso. Altri indizi che fanno intuire un legame tra Necron, Terra ed il cristallo sono i seguenti. Numero 1. Gli anelli che roteano attorno al mostro sono identici a quello attorno al cristallo. Numero 2. Il suo volto è incredibilmente simile a quelli visti a Oeilvert. Numero 3. Gli occhi nella struttura circostante sono chiari simboli di Terra, visibili anche nel Pandemonium, nell'Invincible e nel trono di Hades. Numero 4. Possiamo sentire i lamenti nell'altare della disperazione. Queste voci, infatti, appartengono a tutte le anime che non sono riuscite a raggiungere il cristallo per colpa di Necron.
Tempo dopo l'uscita del gioco, gli sviluppatori hanno spiegato Necron come un essere nato dalla manifestazione della paura di morire di Kuja. È indubbio che Necron, come suggerisce anche il nome di origine greca, rappresenti la morte, l'ostacolo definitivo dell'inno alla vita che è Final Fantasy IX, che è Jidan, Vivi e tutti gli altri. Non è sbagliato vederlo come il tristo mietitore, e non va nemmeno in contrasto con ciò che abbiamo detto prima. Necron è lì per reclamare le anime di persone morte, per privare qualsiasi anima della sua componente di Gaia e conservare solo quella di Terra. Necron è la morte e persino di più, è la disperazione di chi muore e non trova pace, è uno strumento, ma è anche una filosofia, ed è tramite la disperata azione di Kuja che egli prende coscienza del fatto che gli esseri viventi hanno paura della fine. È quindi più corretto affermare che egli abbia maturato una scelta tramite la disperazione del genoma e non che sia effettivamente nato in quell'istante o generato da quell'emozione. A questo punto, secondo lui, che senso ha vivere? Che senso avrebbe passare una vita sfuggendo all'ineluttabilità della sua fine? Quello che Necron considera un male non è la voglia di vivere in sé, quanto piuttosto le conseguenze che porta il temerne la fine: odio, gelosia, paura, distruzione. Ecco perché infine desidera il nulla, per quanto non sia stato concepito per questo. Il suo maestro è morto e la creatura di quest'ultimo ha causato mali indicibili solo perché temeva la naturale morte che spetta a tutti quanti. Tutti sono destinati a diventare così? Allora creerò un mondo, un universo in cui non esistono questi concetti, un mondo di pace e nulla. In tal senso, Necron subisce un'evoluzione, considerando il ruolo iniziale assegnatogli e la consapevolezza che ottiene soltanto nel momento in cui riflette su ciò che è convinto porti la voglia di vivere e la paura di morire. Pensandoci bene, questo non va a variare particolarmente rispetto al piano originale di Garland, il cui scopo, ci rivelerà nel Pandemonium, in presenza di tutto il party, è quello, anche se per la sola Terra, di prosperare per l'eternità e di eliminare ogni tipo di sofferenza per il suo popolo. Necron condivide inoltre similitudini con Exdeath, l'essere malvagio che nacque da anime e pensieri malevoli sigillati all'interno di un albero in Final Fantasy V. Sono infatti entrambe entità che hanno a che fare con un arbusto, entrambi condividono la concezione del nulla ed entrambi hanno nel loro nome la parola morte. Uno viene creato da qualcuno, mentre l'altro si genera con l'accumulo di malvagità altrui. Ma se i protagonisti sono morti, come hanno fatto a tornare indietro? Sappiamo per certo, e questo lo dice il gioco stesso, che Kuja riporta indietro tutti quanti e lo fa tramite un incantesimo di teletrasporto, lo stesso che vediamo anche nella Reggia del Deserto. Una magia del genere, tuttavia, non basterebbe a riportare in vita gli 8 personaggi, ed è qui che secondo me il genoma ha fatto uso dei poteri già noti dal discorso iniziale. Tramite le memorie del cristallo è riuscito a ricostruire i loro corpi e riportarli alla vita, in modo analogo a ciò che fece con i Chaos, i Draghi d'Argento e Deathgates. È difficile pensare che le anime dei protagonisti, sconfitto Necron, siano tornate autonomamente nel loro corpo, anzi piuttosto, con la sua dipartita, anche se momentanea, avrebbero dovuto raggiungere il cristallo. Una magia del genere, sul corpo già stremato di Kuja, deve aver esaurito ulteriormente la sua forza vitale, visto che spirerà poco dopo, tra le braccia di Jidan, tornato indietro dopo la fuga, per poterlo salvare nonostante tutto. Grazie a Mikoto, il terzo angelo della morte, Sid e Beatrix ritrovano il gruppo portandolo via, tutti tranne il biondo protagonista, che in un estremo atto di altruismo sente il dovere di ricambiare il favore che il suo fratellastro gli ha fatto in punto di morte. Le radici di Ifa, consce della presenza di questi due intrusi, sferreranno contro i due il loro ultimo attacco, lasciandoci senza notizie non solo di Kuja, ormai probabilmente morto, ma anche di Jidan.
Passerà del tempo e le vicende si sposteranno ad Alexandria, toccando tutti i protagonisti che, in un modo o nell'altro, raggiungono la loro piena maturità e adempiono al loro scopo. Garnet diventa forte abbastanza da governare il suo regno, superando la sua fragilità ed accettando i suoi due lati, quello di regina di Alexandria e quello di sciamana di Madain-Sari. Steiner, liberato dalle catene di obbedienza e servitù, riesce anche a dichiararsi alla bella Beatrix e a convincerla a proteggere il regno della sua regina insieme. Freya riscopre la gioia dell'amore con un Flatrey che non ha recuperato la memoria, ma che si è di nuovo innamorato di lei come fosse la prima volta. Eiko, che ha vinto la solitudine e realizzato il sogno di divenire principessa, adottata da Sid e da Hilda. Amarant, che si dirige spontaneamente ad Alexandria per rivedere i suoi amici, lasciandosi alle spalle egoismo, solitudine e pensando finalmente al prossimo. Quina, che impara il valore della condivisione, cucinando prelibatezze per gli altri con il cuore, dando priorità al prossimo e al coltivare qualcosa che non sia solo roba da mangiare, ma anche sentimento. Vivi, tuttavia, non è presente e ci accompagnerà in questo finale dolce amaro tramite le ultime parole che ha pronunciato prima di spegnersi e di morire. Le sue memorie rimarranno per sempre nel cristallo e conseguentemente dentro tutti gli esseri viventi, ma il suo corpo svanirà e non sarà quindi alla capitale per festeggiare con i suoi amici. Tuttavia, Alexandria vedrà l'ingresso di alcuni maghi neri con il suo identico aspetto, ed essi si presenteranno appunto come i figli di Vivi. Tramite Ultimania e la timeline di gioco, che vedremo dettagliatamente nel prossimo video, sappiamo che Vivi è andato nel villaggio dei maghi neri dopo la sconfitta di Necron. Questi suoi cloni sono spiegabili in due modi. 1. Vivi, tramite i suoi poteri magici, ne ha creati alcuni come Lascito. Oppure Vivi ha liberato alcuni prototipi identici a lui che si definiscono figli poiché lui era la matrice di quel tipo di costrutto. A mio avviso, la teoria più corretta è la seconda, in quanto lo stesso maghetto, quando attacca Soul Cage, urla con convinzione di voler fermare la creazione di altri maghi neri come lui. Vivi è un prototipo di mago, precipitato da un cargo ship durante il tragitto verso Alexandria, ed è molto improbabile che avessero creato un solo pupazzo con quelle sembianze. I figli, infatti, sono identici nel vestiario e nelle dimensioni, come fu per i maghi neri numerati e per i Valzer che, tolte alcune differenze, erano semplicemente modelli sempre più avanzati dello stesso pupazzo. Durante i festeggiamenti ufficiali dell'incoronazione della nuova regina, andrà in scena ancora una volta Sarò il tuo passerotto, sempre a opera dei Tantarus. L'uomo incappucciato, teoricamente Marcus, si rivelerà invece essere proprio Gidan, sopravvissuto all'ultimo attacco di Ifa andata in Berserk nel momento in cui Necron ha perso, cosa che appunto avvalora ancora di più l'ipotesi che egli fosse la famosa parte di Ifa nascosta. Anche qui le teorie su come Gidan sia incolume sono plausibilmente due. La prima è che Kuja abbia protetto Gidan con l'ultimo barlume di energia prima di morire definitivamente, o che l'abbia addirittura teletrasportato come ha fatto dopo la battaglia con Necron. Ma aveva le energie per farlo? Abbastanza improbabile. La seconda è che le radici abbiano imprigionato i due e che abbiano mollato la presa nel momento in cui l'albero ha cessato di vivere. Gidan potrebbe tranquillamente aver liberato il potere della trans alla vista del fratello morente e aver respinto le radici, aver resistito a esse o essersi semplicemente liberato. Entrambe le teorie sono plausibili, per quanto secondo me la seconda sia più probabile, ed è sicuro sia stata Mikoto a salvarlo o perlomeno a trovarlo. Possiamo infatti vederla girarsi intorno a Ifa durante il suo monologo in cui riconosce a Kuja il merito dell'aver rotto le catene che lo vincolavano allo scopo per cui era stato creato. Gidan riesce quindi a tornare dopo diverso tempo, tanto che Garnet avrà di nuovo i capelli lunghi nel momento in cui getterà corona e gioielli ancestrali per riabbracciarlo.
Egli ha viaggiato e vissuto ancora per tornare da lei e dai suoi amici per la loro canzone. Per idee, teorie, opinioni, vi invito a dire la vostra in modo educato qui sotto nei commenti. Se il contenuto ti è piaciuto, lascia per favore un like, un commento o un'iscrizione. Dopotutto è gratis e ci aiuterebbe tantissimo. Noi, come sempre, ci vediamo al prossimo video.